Figlio di un pastore, Van Gogh vive con il cuore diviso tra la fede e la pittura. In Belgio, ancora giovane, si immerge nella vita dura dei contadini, trasformando le loro storie in dipinti pieni di empatia e dolore. A Bruxelles studia pittura e preferisce dipingere dal vivo, cercando la verità nei campi e nei visi stanchi. Nel 1885 la sua creatività raggiunge l'apice con Mangiatori di patate, un dipinto che grida la dignità nella povertà dei contadini. Vincent van Gogh brilla come una stella nell'universo dell'arte, con pennellate cariche di passione e tormento che lo rendono immortale. Nel 1888 Van Gogh va ad Arles e trasforma una semplice casa nella famosa Casa Gialla. Qui sogna di creare un Eden per gli artisti e invita Paul Gauguin a unirsi a lui. Le sue pennellate sono un inno alla Casa Gialla, dipinta con colori vibranti. Il giallo cromo e il blu cobalto si mescolano e mutano la materia in emozioni, rendendo tangibili i battiti del suo cuore. Nella stanza ad Arles, Van Gogh abbraccia i suoi sogni e fa immergere lo spettatore in un turbine di colori. Il giallo irradia calore, mentre il blu danza come una melodia senza fine. Anche la prospettiva è un viaggio nella sua immaginazione, dove linee contorte fondono realtà e sogno. Per accogliere il suo amico Gauguin, dipinge i girasoli, trasformando i fiori in fiamme di giallo e rosso. Queste opere, definite da Gauguin stesso come un bagliore di sole, hanno la capacità di accendere anche le anime più fredde. Durante il suo soggiorno ad Arles, dipinge notturni che trasudano atmosfere misteriose e suggestive. Tra questi, spicca Terrazza del caffè la sera, un'opera che cattura l'essenza stessa della vita notturna. Con pennellate ardite e colori contrastanti, Van Gogh trasforma la scena in un'evocazione magica, ispirata ai racconti di Guy de Maupassant. È come se le stelle danzassero in cielo, mentre la vita terrena brulica sotto la tenda del caffè. Nello stesso periodo, Van Gogh dipinge Notte stellata sul Rodano, un'ode alla bellezza eterea della notte. Qui, i girasoli lasciano spazio alle stelle, mentre il fiume si specchia nel cielo notturno. Con maestria, l'artista utilizza i colori giallo e blu per trasmettere la sua visione emotiva del paesaggio, creando un'opera che sia un'esplosione di emozioni che una mappa celeste accurata. Gli astronomi stessi possono risalire ai giorni esatti in cui è stata dipinta, grazie alla disposizione delle costellazioni. Ma durante questo periodo di fervore creativo, Van Gogh inizia a lottare contro i demoni della sua mente. Gauguin, esausto dalla convivenza difficile, si allontana, scatenando un tormento interno che porta l'artista al gesto estremo di ferirsi un orecchio. È il preludio a un'oscillazione tra luci e ombre che lo condurrà al ricovero nell'ospedale di Saint-Rémy, lasciando un eco di tristezza nel mondo dell'arte. Durante il suo periodo di cura, Van Gogh trasforma l'ospedale di Saint-Rémy in uno studio d'arte, creando opere di struggente bellezza. Tra queste, spicca Iris, un dipinto che celebra la delicatezza e la rinascita degli iris blu. L'influenza dell'arte giapponese è evidente, con una compostezza che ricorda le stampe di Hokusai, creando un'armonia tra forme e colori che tocca il cuore. Van Gogh trova conforto nelle persone che lo circondano, trasformando i suoi angeli custodi in opere d'arte.
Uno dei protagonisti è Joseph Roulin, il postino dal cuore d'oro con cui stringe una profonda amicizia. In un ritratto, Roulin si erge con fierezza, con la sua divisa blu contrastata da uno sfondo floreale di ispirazione giapponese. Nell'ultimo autoritratto, Van Gogh si ritrae con uno sguardo carico di significato, il viso segnato dalle fatiche della vita. Le pennellate turbolente rivelano il suo animo tormentato, una lotta interiore che traspare con potenza. Van Gogh non cerca la perfezione, ma una verità profonda, un riflesso dell'anima che parli al cuore. Notte stellata è una sinfonia di emozioni su tela. Creato nel giugno del 1889, diventa un'icona della genialità di Van Gogh, una finestra sulla sua mente tormentata. Un villaggio sonnolento emerge in basso, con un campanile che si staglia contro il cielo notturno. Ma è proprio il cielo che cattura lo sguardo, con la sua danza di stelle e la luna tra le nuvole. Le stelle pulsano di vita propria, riflettendo l'agitazione dell'artista. Le pennellate potenti, in blu cobalto e giallo cromo, creano un vortice di colori che trasuda energia e intensità. Ogni pennellata è un grido silenzioso, che parla all'anima. Van Gogh lascia Saint-Rémy nel maggio 1890, ma la sua salute mentale peggiora, riflessa nei dipinti carichi di tensione e desolazione. Nel luglio dello stesso anno, Van Gogh dipinge Campo di grano con volo di corvi, un'opera che rivela tensione e drammaticità. Il cielo cupo sembra pregno di presagi, mentre il campo di grano ondeggiante si anima sotto lo sguardo minaccioso dei corvi. È una visione carica di simbolismo, che riflette forse l'angoscia interiore dell'artista. Il 27 luglio, Van Gogh tenta il suicidio sparandosi al ventre, e 2 giorni dopo, il 29 luglio, ci lascia per sempre. La sua morte lascia un vuoto nel mondo dell'arte, un genio spezzato troppo presto. Il talento di Van Gogh viene riconosciuto solo dopo la sua scomparsa, quando diventa il padre dell'espressionismo, con un'arte che parla al cuore con sincerità e potenza, nonostante abbia venduto solo un dipinto in vita, lasciando un'eredità eterna e ispiratrice per le generazioni future.